Ma la 7 gira a destra o a sinistra? Sì Luca, qui saranno cazzi amari, pista mai vista, ultra tecnica e poco tempo per impararla. Ma dove eravamo rimasti? Un weekend al Mugello nella gara di casa dove è successo veramente di tutto. Partenze dalla pit lane, recuperi incredibili sotto l'acqua, moto spezzate a metà, giornalisti che sparano a zero senza un apparente motivo. Non basterebbe un voiceover di un'ora per riassumervi tutto. Qui al Sachsenring si volta pagina, uno dei pochi circuiti sui quali non ho mai girato in vita mia. Curiosissimo di entrare in pista e scoprire i segreti del terreno di caccia preferito da Marc Marquez. L'approccio dovrà essere quello di Le Mans, zero pressione. I primi turni saranno uno shock, è normale. Bisognerà lavorare bene per arrivare in gara pronti a giocarci le nostre carte. Benvenuti in questa nuova serie, Road to MotoGP 2023. È come la 1 e come la 3. Primo quarto di pista, bel problema, sì. Cioè, ma è incredibile dagli onboard come sembra tutto piatto. Cazzo, qua andrà giù di 20 metri, torna su, cioè è una roba per farvi capire quanto scende. Vabbè, ci ho provato per farvelo capire, comunque è montagne russe. Quando te riesci a rimanere più cucito possibile e quindi indirizzare la moto bene, Non esplodi. no, lì a un certo punto cambia pendenza. Quindi se tu Non qua- vedo, Non la guarda, cioè non si vede niente. Cioè, Però- il nulla. se tu qua arrivi e sei un pelo largo, quando cambia pendenza devi piegare ancora. È per quello che E ti lì dico- fa. Esatto, e dopo lì E poi sei veloce, eh. Qui c'è una cosa positiva, si sale per tutto il circuito, quindi con la mia guanza è un disastro. Però qui si va tanto giù. Faccio come, sapete, la palla di neve, quella che poi si ingrossa, diventa sempre più grande, poi non la ferma più nessuno. Difatti poi là in fondo faremo come una catapulta. Volevo conoscere la pista, come avete sentito ieri, tutti i segreti, tutte le cose. 2 turni di libere da un quarto d'ora e ci svegliamo con questo bagnato quando non serve assolutamente a niente. In gara ci sarà sole pieno di sicuro e quindi entreremo con l'umidiccio proprio giusto per tastare le difficoltà di questo tracciato. Non doveva piovere ovviamente la mattina, ma è così. This is my life, ragazzi. Ma in un video così è un peccato buttare via le slick, almeno ce le hai per la gara dopo. Sì, però cosa, io non è slick, bueno, io no, non è una buona idea. No. Io penso di no, No, ma adesso vediamo, che manca mezz'ora. Dimenticati. Dimentico le slick. 100%. Questa mattina sicuro, senza slick. Io non voglio far, io la chiamo vita demolizione in Italia, si chiama. Fatturare. Quando la lanci, fatturare. Ah, fatturare, va bene. Poi no, facturare, questa Ok. mattina no facturare. Importante. Ecco, fammi toccare le palle. Sì. A few moments later. Ti ricordi a Perez? È uguale, cioè, guarda. Un attimo, vai te. Sono indicazioni. Cambia le gomme. manca 1 minuto alla bandiera verde. Quanti jolly sono partiti? Ma le mutande l'hai cambiate? Alla 8. Davanti. Ma io ho detto è asciutto. Quando inizi di sinistra, apri gas, dici ok, adesso vado al cordolo ed è là.
sentire già in quest'ansia, guardando due cosine, che abbiamo bisogno di un po' di supporto davanti. In questa pista la velocità è l'ultima delle problemi. cose, cioè... Però qua se fai una bella velocità, essendo nel rettilineo in salita, se fai una bella velocità vuol dire che esci bene dall'ultima curva, quindi... ma dico, anche 45. stamattina dove avevo l'ultimo settore che ero secondo e aprivo prima di tutti gli altri sul bagnato, che proprio vedevo che facevo così, poi quando aprivano gli altri tornavo indietro. Allora, ritorna al fatto che tu cambi direzione più lentamente, quindi molto probabilmente qua alla 3 arrivi un pochettino più largo. Cambi direzione lentamente, con il freno in mano, fai il punto di corda più tardi, qua 74 e lui 83. Poi Dentro, qua, sì. qua prendi il gas, lo chiudi e lo riapri, mentre invece lui va su bello diretto e qua c'è la differenza, no? Lui è 91 e te 79. 89. Sì, 91-89 km/h. Mettiamo che esce dalla 8, no? Arriva alla 9. Chiusura uguale, la tua e la sua. Questo inserimento qua. Inserimento uguale. Quindi Però va, arriva, chiude, sì, lascia andare. lascia andare, mette la moto in posizione, vedi qui inclinato più di te, Questo così è tipo il gas appena Il gas. o il freno questo? quello è il freno. Però vedi anche lui qua, lo Sì, appoggia. lo tocca e lo tiene, mette la moto in posizione, fa andare un po' giù i giri, però poi quando apre, bam! E qui quello che perde qui lo riguadagna tutto nel resto dell'accelerazione. Invece tu qua entri, cannella. vita persa, gas, poi dopo vai largo e fai male anche quello che ti dicevo, fai male anche il cambio di direzione e discesone. Questo è un punto chiave. Sì, questo è dove faccio più fatica. Ragazzi miei, non ci sto capendo una bene amata sega, come avete visto. Poi mettiamoci anche che, guardate il tempo, è una roba pioggerellina, non pioggerellina, linea bianca bagnata, linea bianca non bagnata, ogni volta è... Nel primo turno ovviamente non ci sono le immagini, ve lo siete perso, ma il buon Kevin, l'avete visto prima, ha visto... Cioè, jolly che partono come se non ci fosse un domani. Poi il problema è che qui, come alle Man, chi aveva girato, che ha fatto i dati, chi conosce la pista eccetera, fa una differenza abissale. Ci siamo tornati sui 2 secondi, al contrario dei decimi che avevamo al Mugello, gara di casa. E invece tutto il pacchetto di quelli che sta conoscendo la pista si va dal decimo all'ultimo in un secondino, 9 decimi, ed è lì che bisognerà fare la differenza. E soprattutto ho notato come sono molto veloce in tutti i settori tranne uno. Cioè in tutti i settori sono attorno alla 7ª-8ª posizione, nel T2 prendo un secondo in un settore e basta, ed è esattamente quello di cui discutevamo prima, dove tu stai lì puntato, dici posso dar gas, e poi il cordone là dici porca vacca, il giro dopo lo fai e sei troppo stretto. E contando che di giri buoni di gomma, come al solito, come al Mugello, ne hai 2/3, poi se finì il davanti inizia a muovere e è brutto, è un bel casino. Adesso qualifiche, poi complimenti a Tito perché cazzo è riuscito nell'FP2 a fare P8. Qui lui aveva corso nella Moto2 quando aveva vinto il mondiale, e diciamo che 2 cosine ne sa. Difatti in questa gara mi è stato tanto utile vedere i suoi dati ed è quello che mi serve, insomma. Comunque ragazzi è incredibile, 1 ora e mezza fa ho guardato il radar, dava niente. Ho ripreso in mano il cellulare, ho guardato, nuvoletta di Fantozzi, bam, 10 minuti prima del turno. È un segno come al Mugello? Non lo so, staremo a vedere.
sbagliato a mettermi il primo. Hai sbagliato? A mettermi il primo. Vabbè, perché la moto la sentivo bene, però lì in 4 giri... È sempre migliorato però. Oh, lo i so. 7 decimi. Sì ragazzi. Pensavo che la pioggia mi desse una mano, invece ha tradito molti esperti. Il buon Kevin, che quando mi sono girato a fine qualifica me lo sono visto attaccato al culo, ho detto sta a vedere che mi ha fregato, e invece ci hanno fregato tutti, perché partire davanti, l'ho pensata, ho detto parto davanti, almeno non ho tutta la gente davanti che mi spruzza l'acqua, che mi fa casino eccetera, e invece alla fine siamo stati un po' le lepri di quelli che erano dietro. Infatti i distacchi alla fine sono stati molto risicati. La pole l'ha fatta Spinelli, che è andato fortissimo, era il quarto del gruppo mi sembra, ha girato 7 decimi più forte di noi, e invece appunto Kevin podio al Mugello sul Bagnati via dicendo, e qui partiamo 13° e 14°, ed è incredibile come tu dici sì che bello, piove, vai adesso spacca il culo a tutti, e invece purtroppo quando non conosci la pista non la conosci né sull'asciutto né sul bagnato, e pronti via 4 giri in qualifica, e vi dico non mi sono risparmiato, un jolly l'ho lanciato anche qui, e purtroppo ti accorgi che potevi andare più forte lì, potevi entrare con un pelo più di velocità di percorrenza di là nel curvone, però cioè, al Mugello sai veramente ogni chicco di cemento, dov'è la buchetta, dove puoi rischiare o non puoi rischiare. Qui è tutto completamente a caso. Pensate a svegliarvi la mattina e ricevere come notizia di buongiorno: sei stato squalificato, il tuo tempo della T1 non vale. Perché vi chiederete voi? All'inizio me lo sono chiesto anch'io. In breve, per evitare che entrasse acqua, detriti, schifo, eccetera dentro il forcellone, è stato tappato con dello scotch americano. A regolamento non si può fare, e siamo stati squalificati. Non so perché sulla mia moto è stato fatto, sull'altra no, e non so cosa dire sinceramente. Stessa identica sorte è toccato a Matteo Ferrari, che si gioca qualcosa di più importante. Partirò ultimo, tutti gli sforzi fatti ieri sono vanificati. Ebbene sì, amici miei, si parte dal fondo. Già era difficile in questa pista sconosciuta, adesso sarà tostissima. Dovrò cercare di recuperare qualche posizione sfruttando l'imbuto della prima curva, perché in gara, con lo spazio che si crea tra un'accelerazione e l'altra, diventerebbe estremamente rischioso e difficile. Non bisogna mollare. Giù la visiera e gas. Siamo pronti per una nuova gara della Moto E, che scatterà tra poco per una distanza di 10 giri, perché il Sachsenring è corto, però mi fa specie che si riescono a fare 10 giri con dentro tutta la salita che c'è. Luca Salvadori è stato retrocesso in 18ª posizione per una banalissima irregolarità. Il team Pramac aveva messo del nastro sul suo forcellone in una posizione che evidentemente non era considerata regolamentare, e per questa piccola banalità Luca è stato retrocesso credo di 4 o 5 posizioni e scatta dall'ultima fila, ed è chiamato evidentemente a tentare di rimontare, molto depresso, perché è tutti dispiaciuti nel team, perché evidentemente non pensavano di fare, mettendo del nastro in un punto del forcellone, di fare una cosa contro il regolamento. Invece è stata ravvisata così, e quindi la sanzione prevede che parta dalla ultima casella. Allora, non partivo ultimo da quando avevo distrutto l'HP4 a Misano, quindi non avevo fatto il tempo in qualifica, e si partiva dal fondo. Tanto tempo fa. A parte questo, a sto giro cercherò di spiegarvi qualcosa di più tecnico rispetto al solito. Innanzitutto c'è da dire che non mi era mai successo di arrivare in gara in una pista nuova dove ancora non sai bene dove frenare, ti senti arrugginito, perché è forse una delle piste più difficili sulle quali io abbia mai girato. Probabilmente è un po' la sensazione che hanno i piloti che arrivano dall'estero per la prima volta a Imola, cioè che rimani un po' sconcertato. Ma in ogni caso, partiamo e poi vi racconto un po' meglio.
Bene, vi ho risparmiato la passeggiata che è stata fatta fino a questo momento, ma voglio soffermarmi su questi 2 sorpassi, uno tentato e uno riuscito da parte di Alessio, per farvi vedere come veramente è difficilissimo passare in questa pista e soprattutto quanto è difficile passare in generale con queste moto, che devi essere molto attento su molte cose. Al Sachsenring hai 2 punti dove puoi passare, o in fondo al rettilineo dei box o dopo la waterfall. Io ho sempre avuto davanti la Herrera, che non sono riuscito a passare in partenza, e il ritmo che potevo tenere era ovviamente più veloce, ma ragazzi era impossibile da passare per il semplice fatto che o sei affiancato e quindi riesci praticamente a frenare come quello che hai di fianco accompagnandolo un attimino largo e poi inserirti, oppure rischi il crash matematico. Ed è un po' il discorso che vi facevo al Mugello, quando diciamo hai la gomma anteriore che inizia a essere molto surriscaldata, diciamo, si alza di pressione e averti sempre più movimenti. Immaginatevi in questa pista dove è tutta a sinistra, gira tutta a sinistra, e a un certo punto senti solo questo sul davanti. Quindi alla waterfall non riuscivo mai a passare perché avevo troppo spazio, e avendo un pilota davanti più leggero e più aerodinamico rispetto a me, effettuare il sorpasso in quel punto dove hai tutto il tuo peso, vai in una discesa che è straimpicchiata e hai tutto il carico sulla gomma perché appunto sei a pacco completo. Quindi il secondo posto possibile è semplicemente quello dopo il rettilineo, dove una volta Alessio ci ha provato ma era troppo lontano e difatti sono riuscito a resistere all'esterno perché non poteva portare il freno fin dentro la curva. Ma qualche giro dopo è uscito meglio, ha sfruttato molto meglio l'accelerazione, sul rettilineo poi è andato a bomba, mi ha affiancato e lì è stato tutto molto più semplice. E questo esempio vi servirà per capire meglio gara 2, dove sono partito ultimo, sono riuscito a passare ma esclusivamente per un errore dei miei avversari lì davanti. E queste sono un po' le difficoltà che si trovano in ogni pista ed è veramente, ma veramente tosta. Appena mi ha passato Alessio poi ha fatto esattamente la stessa manovra sull'Herrera in fondo al dritto ed ha dovuto proprio spostarla, andare fuori e tornare dentro perché appunto ha fatto una staccata. Veramente sarebbe stato bello farvelo vedere, ma purtroppo come al solito ho queste immagini e non ci si può fare molto. È quello che mi dà Dorna, quindi posso usare solo queste immagini che vedete. Quindi se non avete le immagini anteriori o altro sapete perché. Verso gli ultimi giri riuscivo a essere ancora un pochino più veloce rispetto a Maria, ma purtroppo mi sono buttato dentro la spera in Dio che ero lontanissimo e la conseguenza è stata praticamente un mezzo giro nella ghiaia. Quindi caput, dovevo provarci perché dovevo provarci, ma impossibile. Scivola Granado e davanti Spinelli. Forse no, Cartò mi sembrava. Ho fatto una cosina anche per girare meglio e ti dovrebbe dare una mano. No, ma come diciamo prima il problema è che o la sfango alla prima curva, perché sennò sono lì che dico in alcune curve dai, adesso che aspetta in altre prendevo un mezzo e poi un po' usare era staccata della 1 Gaia. Ho anche la sfiga di avere davanti quegli 11-2 che sono i più che sono i ritmi Ma più frenano veloci. presto e noi li possiamo passare. Quindi Ora darti sostegno frenato, puoi aggredire.
Bene, dato che ormai stavo grattando il fondo del barile e gara 1 mi aveva fatto vedere che proprio di speranze ce n'erano poche, ho tentato il colpo gobbo in partenza, cioè partire un attimino dopo, un qualche decimo di secondo dopo, per magari prendere bene lo slancio e infilarmi nelle curve successive e fare qualche sorpasso. Vediamo come va. Niente, una posizione recuperata e poi subito nella waterfall, tipo passato in un modo atroce. E nei giri dopo vedrete bene il perché veramente non mi spiego certe cose. Cioè non riesco a credere che solo la mia aerodinamica e il mio peso facciano certe differenze. Però visivamente è un qualcosa che è imbarazzante. Anche se voi non li vedete bene perché appunto ho solo queste immagini, lo ripeto per l'ennesima volta, ci sono Alessio e la Herrera che stanno, diciamo, battagliando e a un certo punto mollano completamente il gas perché c'è un errore da parte dei due e quindi prima del discesone hanno un'uscita di curva che sarà più o meno dai 10 ai 15 all'ora, inferiore alla mia che invece sono full perché vedo l'occasione e cerco di sfruttarla. Bene, guardate con che slancio arrivo di fianco ai due e poi praticamente da che stavo andando più forte la moto torna indietro e lì dici perché? E nonostante tutto però sono riuscito a effettuare i due sorpassi, uno su Alessio dopo la waterfall e l'altro su Maria nella curva esattamente dopo perché comunque aveva staccato troppo forte. E memore di quello che era successo qualche giro prima dove Maria aveva passato a bomba sul rettilineo, ho protetto l'interno, sono stato stretto, sono riuscito a passare indenne la prima curva e poi finalmente adesso è il momento di fare il passo con pista libera davanti e andare un po' via. Vediamo come va.
Oh, qui piove tanto. Te l'ho detto che non so piove. se l'inquadratura è stata. No, ma era piove, tanto lì, piove. Alzano il piedi per dire che sta piovendo troppo, che è molto pericoloso, sì. però è... Rossa. Bandiera rossa. Bene, dai, cioè con vista libera è andata un po' meglio, sono riuscito a staccarmi, poi purtroppo hanno interrotto la gara perché è iniziato un po' a gocciolare, però avete visto, cioè se parti ultimo, perdi tempo i primi giri con sorpassi, controsorpassi, ti difendi e via dicendo, è impossibile. E soprattutto nelle piste che non conosci e ti serve come il pane stare un po' nel gruppetto in mezzo per capire i segreti e accrescere il tuo bagaglio di esperienza giro dopo giro in quei pochi minuti di gara dove è oro, perché fanno più quei pochi minuti di gara per imparare a carpire i segreti rispetto a tutto il resto di qualifiche libere e via dicendo. E poi c'è anche il discorso che al momento purtroppo mi rendo conto, e non lo pensavo, che avendo meno cavalli, nonostante la moto sia elettrica, faccio veramente tanta fatica sul discorso aerodinamica e sul discorso peso. L'unica spiegazione è quella, perché le moto sono identiche, precise, tarate al millesimo al banco, quindi per una volta puoi non avere dubbi sul discorso il mio motore va di più, quell'altro va di meno e tutto il resto. Però dalle clip, come avete visto, quando sei in bagarre è una fatica atomica. Detto questo, niente, è andato questo weekend per fortuna, perché non ce la facevo più. Adesso si va ad Assen, una pista che ho visto nel 2015 se non ricordo male nella Stock 1000, quindi vediamo cosa uscirà. Per adesso, come al solito, gas e ci vediamo al prossimo video.